Salve a tutti! Ecco qui finalmente completato l'ultimo stadio dell'alimentatore da laboratorio Mark III, ovvero lo stadio relativo al buck sincrono. Quindi ecco come si presenta. Ovviamente non è nella sua forma finale, in quanto sarà poi necessario riadattarlo nello spazio in cui andrò a mettere tutti e tre gli stadi, però per verificarne il funzionamento ed effettuare quello che poi sarà il test di oggi, è necessario montarlo da qualche parte e quindi in via provvisoria ho deciso di montarlo su questa tavoletta e, e quindi diciamo effettueremo i test in questo modo. Infatti, come si può vedere, c'è qualcosa che è rimasto un po' appeso, infatti l'ingresso è volante, stessa cosa come l'uscita, e poi mancano ancora il voltometro relativo alla tensione di uscita e l'amperometro che va a misurare la corrente di uscita. Per quanto riguarda invece le sezioni del buck, si possono chiaramente distinguere le parti che abbiamo visto nei video precedenti, ovvero la schedina di logica e di controllo che genera la PWM che comanda il mezzo ponte. Questa è la schedina di potenza del mezzo ponte, appunto, quindi qui c'è il driver, qui l'LDO che genera la tensione ausiliaria del driver, e poi questi sono gli attivi del mezzo ponte, quindi questi due per la parte inferiore e questi due per la parte superiore. E poi troviamo il blocco di condensatori, quindi come si può vedere è abbastanza massiccio, ci sono due polimerici e due elettrolitici che dovranno assorbire i forti picchi di corrente a cui è soggetto questo mezzo ponte. Qui in mezzo vi è un connettore a 7 pin dove si connette appunto un capo dell'induttore del buck, induttore che abbiamo già visto nei precedenti video e che poi per ragioni di spazio è stato eh, posizionato sulla seconda scheda di potenza, quindi relativa all'uscita del buck. Qui troviamo il blocco di condensatori del secondario, anche qui abbastanza massiccio, infatti ci sono 3 polimerici e 2 elettrolitici, e poi troviamo infine tutta la parte di sensing relativa alla tensione e alla corrente, quindi questo shunt che è stato costruito con due fili da 10 cm di doppino telefonico e che quindi hanno una resistenza equivalente di circa 0,005 ohm e che appunto è così piccola perché deve andare a misurare un massimo di 25 ampere e quindi se fosse di valore più grande prenderebbe fuoco. Infine qui ci sono i due potenziometri di regolazione, questo relativo alla tensione di uscita e questo relativo alla corrente, quindi questo per il voltage loop e questo per il current loop. Ora, quello che voglio andare a fare in questo video è appunto effettuare un test del buck. Solo che per ragioni di tipo pratico questo test non potrà arrivare fino alla potenza piena del buck, ovvero 1000 watt, ma ci fermeremo a 500 e quindi sarà una sorta di test preliminare. Arriveremo a 1000 watt poi nel test finale dell'alimentatore, quindi quando avremo tutti gli stadi completati. I motivi di questa scelta sono principalmente due.
Il primo è che non ho una sorgente di tensione sufficientemente potente per poter alimentare questo buck. Infatti sarò costretto a mettere in serie due alimentatori di grossa potenza, uno di 12 e uno di 24 volt per raggiungere la 36 volt, ma essendo che il buck è stato progettato per lavorare fra 40 e 45, diciamo che non riesce ad erogare 1000 watt perché sia la tensione di ingresso è troppo bassa e sia perché la potenza di ingresso non è sufficiente. Secondo motivo, e qui la cosa diventa abbastanza interessante, è che non ho gli strumenti per poter misurare le grosse correnti in gioco. Infatti vi faccio vedere cosa è successo a questo povero multimetro quando ho provato a misurare le correnti di ingresso, quindi neanche le correnti di uscita. A 15 ampere è successo questo. E questo qui è quello, era il connettore che era inserito, quindi in pratica si è totalmente squagliato, quindi da qui gli effetti e i discorsi fatti su tutti i precedenti video, ovvero quello di rinforzare le piste su scheda, proprio perché poi va a succedere questo qui. Quindi diciamo che mi sono giocato la porta del multimetro e da questo ho dedotto che non è possibile misurare le correnti di questa scheda. Quindi per eseguire il test andremo a prendere la misura di due tensioni. Una che sarebbe la tensione di uscita del buck, mentre l'altra è la tensione amplificata di quella che viene letta sullo shunt di corrente e che ho già calibrato precedentemente in modo che ogni 100 mV corrispondano ad 1 ampere. Quindi col multimetro posizionerò un capo su questo pin e andremo a leggere la tensione e quindi poi banalmente effettuando la moltiplicazione riusciremo a calcolare la potenza di uscita. Purtroppo con gli strumenti che ho questo è l'unico modo che abbiamo per testare questa scheda. Molto bene, quindi adesso preparo il setup di misura e poi ci rivediamo direttamente per la fase di test. Ecco qui il setup di misura pronto. Quindi, come detto, abbiamo in ingresso la 36 volt ottenuta mettendo in serie questi due alimentatori. Questo da 24 volt, questo da 12 volt. Quindi vengono connessi all'ingresso del circuito e in serie è connesso anche questo fusibile da 15 ampere. Quindi in modo da limitare la potenza massima a 600 watt nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, diciamo che interverrà in modo da proteggere da eventuali danni ulteriori il circuito. Questi sono i due multimetri, quindi questo andrà a misurare la corrente di uscita, quindi 1 ampere ogni 100 mV letti, e con questo invece andremo a misurare direttamente la tensione di uscita. E qui è connesso il carico che abbiamo costruito nei precedenti video. Quindi è stato connesso in modalità di nodo centrale, quindi la corrente entrerà da questi due estremi ed uscirà da questo nodo centrale, quindi da questa vite, in modo da, diciamo,
diminuire ulteriormente la resistenza dei cavi e quindi riuscire a dissipare fino a 500 watt. Da notare che i coccodrilli sono stati ammorsati alla base delle viti proprio perché precedentemente nei primi test avevo provato a metterli direttamente sul filo, ma la resistenza di contatto è così elevata che in pratica li ha cotti e quindi insomma con le alte correnti bisogna stare attenti. Da notare anche lo spessore, quindi la sezione dei cavi che vado ad utilizzare sia per quanto riguarda l'uscita che per quanto riguarda l'ingresso. Ultime precisazioni, vi ricordo che per effettuare questo collegamento con questo tipo di alimentatori bisogna sapere quello che si fa, quindi fatelo solo se siete sicuri del tipo di circuito che c'è all'interno e poi vi ricordo che il banco è protetto da alcuni dispositivi di sicurezza, quindi essendo che le potenze in gioco sono alte, prima di fare questi esperimenti mettetevi in sicurezza voi stessi. Molto bene, quindi adesso accendo la scheda e andremo a vedere quello che succede. Inoltre, utilizzando l'oscilloscopio, andremo anche a controllare come varia il duty cycle durante le prove. Molto bene, è tutto pronto per il test. Do alimentazione al banco e connetto il circuito. Ok, in questo momento abbiamo al minimo 3,6 volt di uscita e 4,8 ampere. Inizio ad aumentare la tensione . Come si può vedere aumenta anche il duty sull'oscilloscopio. Ora siamo già sopra 100 watt di uscita, infatti abbiamo 12 volt e 10 ampere. Continuo a salire . Venti volt di uscita, 13 ampere, quindi siamo già sopra 250 watt. Aspetto un po' di minuti per giungere al regime termico ed effettuare una prima prova di temperatura sui componenti. È passato qualche minuto e adesso provo a misurare la temperatura su scheda. Quindi abbiamo un induttore a circa 30 gradi, mentre gli attivi, la parte inferiore è sui 40 gradi, la parte superiore sui 50 gradi. Quindi si può dire che sono perfettamente freddi. Continuo ad aumentare la tensione di uscita in modo da salire in potenza . La resistenza inizia a fare strani rumori
Non so se si vede, ma da qualche parte è di color ciliegia. ...30 volt di uscita, 16 ampere. Siamo sopra i 450 watt. Io non me la sento di salire perché non ho il controllo della tensione di ingresso e il duty è quasi al 90%, quindi se gli alimentatori di ingresso hanno un calo, diciamo che non sarebbe una cosa piacevole. Quindi mi fermo a circa 470 watt e aspetto qualche minuto per prendere la temperatura dei componenti. È passato qualche minuto e prendo la temperatura dei componenti. Abbiamo un induttore a quasi 38 gradi, i MOS inferiori sono sui 44 gradi, mentre quelli superiori sono sulla settantina, 75 gradi. Ed è normale perché sono in hard switching, quindi ci sta tutto. Ma relativamente il circuito è freddo, mentre la resistenza, ok, la resistenza non si può toccare. Molto bene. Come ultimo test, prima che si squaglino tutti i cavi, andiamo a testare il controllo di corrente, quindi andiamo a mettere il buck in modalità di current mode. Quindi giro, ecco qui, finalmente ho beccato la soglia. Come si può vedere anche dall'oscilloscopio, in questo momento siamo in controllo di corrente e infatti sta calando. Continuo fino al minimo. Ecco qui, ora siamo al minimo e infatti, come si può vedere, la tensione di uscita adesso è di 100 mV e la corrente è di 400 mA e il duty è del 2%. Quindi in controllo di corrente riusciamo a ottenere una tensione di uscita bassissima. Per misurarla cambio scala. Ok, quindi sì, nell'intorno dei 100 millivolt. Molto bene, quindi lo stadio di Buck funziona perfettamente. Superata la fase di test, si può dire quindi conclusa la parte relativa allo stadio di Buck sincrono. E adesso quindi possiamo passare nella parte finale del video, come tutte le volte, all'analisi degli errori che sono stati commessi per la costruzione e la realizzazione di questo stadio. Con grande sorpresa e soprattutto con una buona quantità di fortuna, questa volta non ho commesso errori, quindi la realizzazione e la parte di debug è andata piuttosto liscia, quindi non ci sono stati grossi problemi, oltre a qualche saldatura mancata e a qualche falso contatto su scheda. Unica pecca di questo circuito è che in fase di progettazione non ho avuto, diciamo, abbastanza occhio, soprattutto perché per mancanza di esperienza
perché questo circuito poteva essere messo su scheda in modo diverso e avrebbe aiutato moltissimo per quanto riguarda la questione dei disturbi. Infatti, se questa seconda schedina di potenza fosse stata messa sotto la prima, quindi girata in questo modo di 180 gradi e portata qui in modo che questo fosse l'ingresso e questa fosse l'uscita, si sarebbe ottenuto un notevole miglioramento sia per quanto riguarda i disturbi che per quanto riguarda la resistenza dei cavi e delle circolazioni della corrente. Infatti, per come è impostata adesso la scheda, la corrente continua che abbiamo in uscita scorre da questo punto attraverso la resistenza, si richiude su questo punto e da qui poi deve effettuare tutto questo percorso per tornare alla massa della sorgente originale. Però su questo percorso circolano anche le correnti impulsive dovute alla commutazione del mezzoponde e che si hanno fra questi condensatori e questi condensatori. Quindi su questo ramo abbiamo una DC, mentre in questa piccola sezione abbiamo dei forti picchi di corrente AC, quindi di corrente impulsiva. Se invece questo punto e questo punto fossero vicini, quindi situati nella stessa posizione, appunto girando la scheda qui sotto, avremmo avuto che in questa parte di circuito circolavano solo correnti DC, mentre in quest'altra parte solo correnti impulsive, quindi di tipo AC. E questo design, oltre ad essere molto più elegante, avrebbe del tutto annullato i disturbi su scheda. Ora, i disturbi sono bassissimi, infatti il circuito funziona perfettamente e le forme d'onda sull'oscilloscopio sono pulitissime. Però, quando il mezzoponde switcha, fra questa massa e questa massa si viene a creare una leggera differenza di potenziale, che non influenza assolutamente il funzionamento del circuito. Però, essendo un perfezionista, avrei preferito che non ci fosse. E quindi questa è l'unica nota interessante da dire su questo circuito. Oltre a questo, c'è da dire un'altra cosa curiosa che mi è capitata questa volta, ovvero che mi sono imbattuto in altri componenti falsi. Infatti, come mi era già capitato con il comparatore, durante la fase di debug mi sono accorto che qualcosa non tornava per niente, sia per quanto riguarda degli amplificatori che avevo montato sulla parte di controllo, che facevano qualcosa di molto strano, ma essendo che li avevo selezionati molto prestanti, diciamo che non rispettavano assolutamente i dati riportati sul datasheet e quindi credo che il part number che c'è segnato sopra sia in realtà soltanto stampato. Infatti poi ne ho acquistati di altri e montati funzionavano perfettamente, ma mi è capitato anche di trovare dei MOSFET falsi. Infatti il part number che avevo selezionato qui, ovvero l'IRFZ44N, è un part number che per questa applicazione è davvero molto spinto e quindi andando a montare un MOSFET che non ha quelle prestazioni, quello che succede è che non regge con le potenze che gli sono richieste. E infatti avevo montato su quel MOSFET dove
era scritto quel part number, ma in realtà è esploso ai primi cicli. Dopodiché, capita com'era la situazione, ho provato a cambiare con altri part number fino a quando poi mi è arrivato il componente vero che montato funziona perfettamente. E facendo poi anche dei test sull'oscilloscopio con misurazione di tempi di salita e tempi di discesa, io non so che MOSFET era quello lì, ma di sicuro non era originale. Quindi, morale della favola, eh, state molto attenti quando comprate dei componenti di verificare che in effetti siano quelli, perché altrimenti, se montati, non solo non funzionano, ma rischiano di distruggere tutto quello che c'è intorno nel circuito. Molto bene, quindi dopo questa chiacchierata finale si può dire conclusa la parte di buck sincrono e quindi nei prossimi video vedremo la realizzazione dello stadio di isolamento a mezzo ponte. Per adesso quindi è tutto. Alla prossima!